Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi proviamo un vero e proprio pezzo di storia di BMW. Ragazzi, non mi nascondo che per me è una vera e propria emozione essere oggi al volante di una di quelle che secondo la maggior parte del pubblico è una delle M3 più iconiche e secondo me è già un classico. Io devo ringraziare veramente i ragazzi di Dog Garage per avermela prestata. Seguiteli anche su Instagram, mi raccomando. Sì, secondo me, anche secondo la maggior parte degli appassionati, questa macchina è già un classico, perché rispetto alle BMW M attuali questa è un altro pianeta, è praticamente l'ultima M3 completamente analogica, l'ultima M3 a montare questo favoloso 6 cilindri in linea aspirato, ed è una macchina che regala tantissime emozioni. Guardate in che strada sto guidando oggi. È una macchina che ormai inizia ad avere 2 decenni e forse tutto questo tempo inizia a pesare sulla linea di questa macchina, però devo dire che nel complesso rimane ancora una linea bellissima e molto piacevole da vedere. Che dire, questa configurazione Topaz Blau con l'interno grigio, il cerchio CSL e soprattutto la vera chicca, il cambio manuale. Come voi sapete ho un M392, sono entrato nel mondo M da circa 1 anno e mezzo. In questo periodo ho iniziato ad apprezzare tantissimo tutti i prodotti M. Questa era una macchina che era da tanto tempo che desideravo provare e credetemi che essere oggi qui in questa strada di montagna è un'esperienza favolosa. Già da qualche ora che mi sto divertendo in queste curve. Rispetto alla mia E92 questa qui è un'esperienza ancora più analogica, più cruda, e questo motore è un capolavoro. Il 6 cilindri in linea aspirato che ho davanti a me produce 343 cavalli e 365 Nm di coppia. A dir la verità, tanti proprietari di M346 dicono che questi numeri dichiarati da BMW non sono veritieri. Produce qualche cavallo in meno, ma con un sound così, chi se ne frega? Sentirla arrivare da fuori, sentire quell'aspirazione, mamma mia, un'altra musica rispetto al mio vuoto, ma che musica! E ovviamente, essendo abituato al mio vuoto, che è un motore veramente pazzesco, con tanta più potenza e tanta più coppia, ero un po' preoccupato sul fatto che magari avrei avvertito questo motore come non potente abbastanza, ma invece devo ricredermi, perché ha un'erogazione così lineare e potente, e soprattutto dal meglio di sé sopra i 5000 giri. Questo sound così metallico è veramente una libidine da ascoltare, anche se paragonato all'attuale M3 che biturbo, questa è semplicemente tutta un'altra musica. Rispetto alla mia E92 la E46 è ben 88 kg più leggera, però fa impressione il fatto che, anche se più leggera della mia, questa macchina risulta ben 50 kg più pesante dell'attuale M3. Però delle 46 mi piace molto il fatto che la trovo come dimensioni il giusto, la trovo
a muovermi qui tra tutte queste curve tornanti non lo sento neanche il peso, perché è una macchina così perfettamente ben bilanciata, con un telaio favoloso che ti permette di danzare tra queste curve e premere a fondo l'acceleratore con una gran disinvoltura. E come tanti mi dicevano, è proprio vero, il punto forte di questa macchina non è solo il motore ma il telaio. Chiaramente rispetto alla mia V8, ad uscire da queste curve tornanti esce un po' più pulito. Sulla mia E92 basta che sfiori il pedale del gas con i controlli spenti che sei di traverso. Qui magari devi andarci un po' più deciso. E anche il bello di avere un motore con la potenza giusta e che riesce a divertirti e sfruttarla perfettamente, risultando essere molto prevedibile. Anche quando la senti che il posteriore parte di traverso, lo avverti perfettamente attraverso il volante, che è estremamente comunicativo. E che cambio manuale. Questo tipo di gomme, che è praticamente una semi-slick, su questo fondo umido ci si diverte per bene. Non a caso, quando questa macchina aveva raggiunto quotazioni molto basse, parlo di circa 15.000 euro, è stata una macchina molto utilizzata dagli amanti del drifting. Infatti, a comprare una di queste macchine usate il problema è trovarne una sana, perché questa è la macchina perfetta per chi vuole giocare e fare l'asino proprio come faccio io. Negli ultimi anni le quotazioni di questa macchina sono salite, stanno salendo tuttora. Questa macchina che sto guidando ha 146.000 km, che per essere una macchina che ha circa 15 anni non sono tantissimi chilometri, però stanno iniziando a diventare costose. E adesso per esemplare con più o meno questo chilometraggio si parla di circa 25.000 euro. Per esemplari con addirittura meno di 100.000 km le cifre secondo me sono già improponibili. È una macchina ancora raggiungibile, io seriamente ci sto pensando. Cacchio se ci sto pensando. Eh sì, devo dire che rispetto alla mia, quei chili in meno si sentono, soprattutto sull'avantreno. Anche negli inserimenti questa mi sembra un po' più reattiva, un po' più comunicativa. Diciamo che secondo me l'M392 è una M molto brutale, ignorante, un po' una muscle car all'europea, mentre questa è perfetta secondo me, equilibratissima. Riesco a intraversarle, tenerla di traverso con una disinvoltura. Dal punto di vista del telaio, secondo me questa è una macchina incredibile, è proprio la concezione di divertimento su quattro ruote. Così una M3 F80 risulta decisamente più efficace e veloce, però dal punto di vista delle sensazioni e delle emozioni secondo me questa è un altro pianeta. E giusto ieri ho letto la notizia che dopo l'M3 F80 e l'M4 BMW non farà più M col cambio manuale, quindi a maggior ragione questa per me è già un classico, e secondo me in termini di quotazioni è una macchina che ha ancora tanto da offrire. Maggior ragione che sto pensando di metterne una in garage. 343 cavalli magari non sembrano numeri che impressionano come gli standard di oggi, però devo dire che in termini di prestazioni si difende ancora bene. Stiamo parlando di uno 0-100 in 5.1 secondi, una velocità massima limitata a 250 km/h, ma come vi ho detto, guidare oggigiorno una macchina così va ben oltre le prestazioni pure, ma
qui si mettono in primo piano le sensazioni e l'emozione. Queste sono cose che secondo me le macchine di oggi fanno molta fatica ad offrire. Sentite come strilla più salgo di giri, mamma mia. Con una M3 i tornetti come volete farli? Ah, è favolosa sta macchina, nel suo insieme la trovo assolutamente equilibrata, gestibile, sfruttabile. La mia 92 in confronto è molto più scorbutica, con un comportamento un po' più stile muscle car, che a me piace perché è molto ignorante da guidare, mentre questa con una guida un po' più pulita, veloce, è favolosa. Ovviamente basta esagerare quel poco di più con l'acceleratore e visto, sei di traverso. Salendo al volante di questa macchina avevo un po' la paura di rimanere deluso, perché io la mia E92 l'adoro, favolosa, molto potente, molto maneggevole, e quindi pensavo che salendo su queste 46 l'avrei trovata questa macchina tutta un meno, ma nel complesso devo dire che cacchio, che sorpresa. Io sarei disposto a scambiare la mia 92 con una 46 e rimanere con lo stesso sorriso stampato in faccia, lo ammetto. Più andiamo avanti e più mi accorgo che le macchine aumentano sempre di più di cavalli, c'è questa corsa irrefrenabile ad aumentare potenza alle macchine, renderle più performanti, però mi rendo conto che di pari passo le macchine diventano sempre più digitali e meno coinvolgenti. Mi rendo conto che macchine come questa, secondo me, sono macchine da avere, ecco. In altre parole, sono macchine da avere, e non mi stupisco del fatto che giorno dopo giorno diventano sempre più richieste e quotate sul mercato. Basti pensare alla nuova BMW M4, rispetto a questa va praticamente il doppio, il triplo, ha una potenza esagerata, ma guidandola non mi ha trasmesso neanche lontanamente le sensazioni che mi sta trasmettendo questo gioiellino. Salire a bordo e guidare per la prima volta un M346 mi ha trasmesso le stesse sensazioni ed emozioni che mi ha trasmesso quando sono andato in Germania, così per pura curiosità, per provare quella M392 gialla che poi alla fine ho acquistato. Beh, che dire, io aspetto la vostra opinione. Cambiare il 92 con il 46? Non lo so, io ci sto pensando. In ogni caso, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto. Grazie ancora agli amici di Dog Garage per avermela prestata e come sempre grazie per la visione. Ciao!